Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod, il podcast dove impari l'italiano vero, quello che si parla davvero tra amici, al bar, in famiglia, per strada. Insomma, quello che non trovi sempre nei libri di grammatica. Sono Lessia e come sempre sono qui insieme a Giovanni. Eccoci qua, ciao a tutti. Che bello rivedervi, o forse è la prima volta che ci ascoltate. In ogni caso, bentornati o benvenuti. Fate pure come se foste a casa vostra. Questo è il posto giusto se volete migliorare il vostro italiano, ma senza noia, senza schemi rigidi, senza quel tono da manuale scolastico che a volte fa venire il mal di testa dopo 10 minuti. Esatto, qui parliamo come parliamo noi nella vita reale, con le nostre espressioni, i modi di dire, quei piccoli dettagli del linguaggio che danno colore alla conversazione. E oggi abbiamo preparato una puntata super ricca, anzi, diciamolo subito, una delle più pratiche che abbiamo mai fatto. Perché oggi niente teoria pesante, niente liste infinite di verbi irregolari, anche se, sai, io li amo... scherzo. Oggi si parla di 10 espressioni italiane che sentiamo ogni giorno, che usiamo tra di noi, con gli amici, coi colleghi, roba autentica, insomma. E non le tiriamo fuori dal nulla. Le abbiamo prese da una nostra conversazione vera, registrata poco tempo fa, mentre chiacchieravamo del più e del meno. Proprio così. Abbiamo pensato, perché non prendere un pezzo della nostra vita quotidiana e trasformarlo in una lezione utile per voi? Così potete sentire non solo cosa diciamo, ma come lo diciamo. Il tono, le pause, le sfumature. Tutto qui. E vi assicuro che certe frasi, anche se sembrano semplici, fanno tutta la differenza quando vuoi suonare naturale in italiano. Tipo provare a dire figurati invece di prego quando qualcuno ti ringrazia. Oppure usare boh con la giusta espressione del viso cambia tutto. Già. E poi non si tratta solo di parole, no? È anche quando le usi, con chi e soprattutto come le dici. Vabbè, può essere rassegnato, sarcastico, rilassato o addirittura affettuoso, dipende dalla voce. E questo, è quello che cerchiamo di trasmettervi oggi. Insomma, se volete smettere di parlare come un robot da app di traduzione e cominciare a suonare un po' più italiano, siete nel posto giusto. E non preoccupatevi se non capite tutto al primo ascolto, è normale. L'importante è ascoltare, ripetere, provare e magari sorridere ogni tanto, perché qui non siamo a scuola. Siamo tra amici. Parlando di aiuto, tra poco vi faremo anche un regalino, ma non voglio anticipare troppo. Intanto godiamoci questo momento insieme. Siamo felici che siate qui, davvero. Ogni volta che registriamo pensiamo a voi, a chi ci ascolta con le cuffie in metropolitana, mentre prepara la cena, in macchina verso il lavoro, e ci fa piacere sapere che stiamo facendo qualcosa di utile, e speriamo anche di piacevole. Quindi, grazie. Sul serio, grazie per essere qui, per darci questa possibilità. E ora direi che possiamo cominciare a immergerci nell'italiano vero, senza filtri. Allora, cosa vi aspetta oggi? Ve lo diciamo subito. 10 espressioni italiane che usiamo davvero nella vita di tutti i giorni. Ma non sono solo frasi buttate lì a caso. No, ognuna di queste viene da una conversazione reale tra me e Giovanni, registrata qualche giorno fa. Parlavamo del più e del meno, come capita tra amici, del tempo, dei piani per il weekend, di un caffè preso al bar, di una telefonata con la suocera, roba normale, insomma. E proprio perché è roba normale, è perfetta per imparare. Perché quando studi l'italiano non ti serve solo sapere come si dice dove si trova la stazione o vorrei un caffè. Ti serve capire come parla la gente quando non è in modalità straniero in vacanza con dizionarietto in mano. Ti serve sentire le scorciatoie linguistiche, i modi di dire rapidi, quelli che fanno sembrare fluente anche chi non ha il diploma di lettere classiche. Esatto. Ecco perché oggi vi portiamo dentro una nostra chiacchierata spontanea, non recitata, non preparata parola per parola. Abbiamo parlato, abbiamo registrato, poi abbiamo analizzato. Ah, qui ho detto magari. Ma cosa vuol dire davvero in questo contesto? Oppure
Quando hai detto «facciamo un salto», che intenzione c'era dietro? Ecco, oggi spacchettiamo tutto questo per voi. 10 espressioni, spiegate passo dopo passo. Sentirete ogni frase prima nel contesto reale, un brevissimo estratto delle nostre conversazioni e vi chiederemo di ascoltare bene, magari provare a indovinare il significato. Poi ve la spieghiamo con calma. Cosa vuol dire, quando si usa, in che situazioni funziona meglio. E non finisce qui. Dopo la spiegazione, rigiocheremo lo stesso pezzetto di audio, così potete risentirlo con gli occhi nuovi, diciamo così, con la comprensione già acquisita. È un ottimo modo per fissare meglio la frase in testa, per abituare l'orecchio ai ritmi veri dell'italiano parlato. E se serve, ogni tanto ci fermiamo anche sulla pronuncia. Certi accenti, certe cadenze, quei piccoli dettagli che fanno la differenza tra capisco e suono come uno che vive qui da sempre. Tipo, avete mai notato che in italiano spesso si mangiano le consonanti alla fine delle parole, tipo allora che diventa allora? Oppure perché, che suona quasi perché? Beh, ve lo segnaliamo noi, tranquilli. Insomma, questa puntata è pensata per chi vuole fare un salto di qualità nell'ascolto e nell'espressione orale. Per chi non vuole solo capire, ma anche sapere usare le frasi nel modo giusto, al momento giusto, con il tono giusto. E c'è di più, perché sappiamo che a volte mentre ascoltate vorreste poter riascoltare, prendere appunti, ripassare dopo. Quindi abbiamo preparato qualcosa di speciale per voi. Un PDF gratuito, scaricabile subito, con tutte e 10 le espressioni che sentirete oggi. Sì, dentro ci troverete ogni frase scritta, con la traduzione, una spiegazione chiara, esempi extra per vedere come usarla in altre situazioni e pure un piccolo quiz alla fine, per mettervi alla prova. È un ottimo strumento per ripassare, per studiare con ordine o semplicemente per tenere tutto sotto mano. E come fate a prenderlo? Facilissimo. Il link è qui sotto, nella descrizione di questo episodio. Cliccate, niente di complicato, e in pochi secondi il PDF sarà sul vostro telefono, tablet o computer. Potete stamparlo, salvarlo, condividerlo con un amico che sta imparando l'italiano. Fate voi. È un regalo nostro per voi, davvero, perché vogliamo che impariate, ma soprattutto che usiate quello che imparate. E avere un bel foglio scritto da rileggere mentre bevete il caffè o mentre siete in fila alla posta può fare la differenza. Quindi, se vi piace quello che facciamo, scaricatelo pure. Non costa niente, ma speriamo che valga molto per voi. E ora? Pronti a cominciare con la prima espressione? Perché da adesso in poi si entra nel vivo. Niente più introduzioni. Solo italiano vero, spezzettato, spiegato, risentito, fino a che non lo sentirete vostro. Ecco a voi la prima espressione della puntata. Pronti? Ascoltate bene questo breve stralcio di conversazione tra me e Giovanni. È un momento spontaneo, reale, nato così, mentre chiacchieravamo del più e del meno. La frase che sto per dire è una di quelle che usiamo tutti i giorni, senza pensarci. Alessia, ma tu hai già pranzato? No, ancora no. Però sto morendo di fame. Dai, muoviamoci. Allora, l'avete sentita? Sto morendo di fame! L'ho detta con una certa urgenza, lo ammetto. Ero davvero affamata, quasi disperata. Direi che era evidente. Sembravi pronta a mangiare il menù plastificato del bar, se non arrivava qualcosa in fretta. Esagerato, però sì, avevo una fame tremenda. E quando in Italia si ha una fame così, cosa si dice? Si usa questa espressione, sto morendo di fame. Non è letterale, ovviamente, nessuno sta per svenire o chiamare l'ambulanza, ma serve a trasmettere un bisogno urgente, quasi drammatico, di mettere qualcosa sotto i denti. È un'esagerazione voluta, tipica del modo di parlare italiano. Usiamo spesso frasi forti per descrivere stati d'animo semplici. Fame, sto morendo. Freddo, congelo. Caldo, crepo. È il nostro modo di dare colore alla conversazione. E funziona benissimo in contesti informali, tra amici, in famiglia, al telefono con una collega mentre decidete dove andare a pranzo. Mai in un contesto formale, chiaro, ma se vuoi sembrare naturale, questa è una delle prime da imparare. Ecco qualche esempio per capire come usarla. Non ce ne faccio più, sto morendo di fame dopo 2 ore di riunione.
Aspetta che finisco di studiare, sto morendo di fame, preparo qualcosa. Tu hai già mangiato? Io sto morendo di fame, fermiamoci a prendere un panino. Semplice, diretta, efficace. Ora risentiamo il pezzo, ma stavolta con la comprensione già chiara. Fate attenzione al tono, al ritmo, all'urgenza nella voce di Alessia. Alessia, ma tu hai già pranzato? No, ancora no. Però sto morendo di fame. Dai, muoviamoci. Perfetto. Notate come tutto scorre veloce? Sto morendo di fame. Diventa quasi una sola parola. Sto morendo di fame. È così che si dice nella vita reale, non sillabando. E sulla pronuncia, attenzione alla doppia N in morendo. Si sente bene il suono lungo. E fame si dice con la A aperta, quasi faime, non stretta. E non si allunga troppo. È rapido, diretto. Proprio così. E ora pronti per la seconda espressione? Andiamo avanti. Allora, domani sera possiamo vederci verso le 8? Boh, non so. Dipende se finisco tardi al lavoro. Ecco uno dei miei suoni preferiti dell'italiano parlato. Boh. Breve, istantaneo, pieno di significati. L'ho detto in quel momento perché sinceramente non avevo una risposta precisa. Ero in dubbio, incerto, non volevo impegnarmi. Esatto. Boh è l'espressione perfetta quando non sai cosa rispondere, quando sei indeciso, quando vuoi lasciare tutto sospeso senza chiudere del tutto la porta. Non è scortese, ma è molto informale, da usare con amici, colleghi vicini, famiglia. È come un'alzata di spalle verbale. Dice, non ho idea. Magari sì, magari no. Dipende. Ma lo dice in modo rapido, naturale, senza troppi giri di parole. E si usa tantissimo nella vita quotidiana, quasi come un riempitivo, ma non nel senso negativo. È parte del ritmo della conversazione italiana. Lo senti al bar, in ufficio, al telefono, mai in una mail formale, ovviamente. Ma in una chat vocale con un amico? Perfetto. Ecco alcuni esempi per capire meglio. Andiamo al concerto stasera? Boh, non ho voglia di uscire. Secondo te pioverà domani? Boh, guarda tu il meteo. Che ne pensi di quel ristorante nuovo? Boh, non ci sono mai stato. Il tono fa tutta la differenza. Se dice boh con voce piatta e lunga, boh, puoi sembrare svogliato, annoiato o addirittura scocciato. Ma se lo dici veloce, con un filo di voce, magari un sorriso, boh, diventa leggero, neutro, quasi simpatico. Risentiamo il pezzo, quindi, e stavolta fate attenzione a come esce naturale, senza forzature. Allora, domani sera possiamo vederci verso le 8? Boh, non so. Dipende se finisco tardi al lavoro. Pronuncia semplice. Boh, con la O chiusa. Tipo boc, ma senza la K. Solo un accenno di chiusura. La vocale è lunga, ma non eccessiva. E non serve aggiungere coda boh. Si usa solo per drammatizzare, tipo quando vuoi fare il sarcastico. Proprio così. Boh è potente proprio perché è breve. Dice tanto con pochissimo. E quando lo usi correttamente sembra che fai parte del gruppo, che parli come uno di noi. Ora andiamo avanti. Terza espressione in arrivo. Pronti? Hai sentito Maria ultimamente? Sì, ieri. Mi ha detto che forse viene a Milano. Ma sai com'è? Tanto poi alla fine non si fa mai nulla. Ecco una frase che conoscono bene tutti quelli che hanno amici indecisi, progetti in sospeso o promesse vaghe. Tanto poi alla fine non si fa mai nulla. L'ho detta con un tono quasi rassegnato, no? Come se sapessi già che nonostante le buone intenzioni alla fine non succederà niente. Esatto, è una di quelle frasi che usiamo quando qualcuno annuncia qualcosa di grande. Vengo a trovarti, apriamo un locale, facciamo un viaggio insieme, ma nessuno ci crede davvero. È un misto tra scetticismo, abitudine e un po' di tenerezza per chi lo dice. Perché non è sempre negativa. A volte la dici ridendo, con gli occhi al cielo, perché sai benissimo come vanno certe cose. Non è rabbia, è più una specie di accettazione.
Lo dicono tutti, ma poi non succede mai. Funziona benissimo in contesti informali, tra persone che si conoscono, quando c'è quella complicità dove tutti sanno che certi discorsi restano solo parole. Tipo, organizziamo una cena di gruppo. Sì, certo, tanto poi alla fine non si fa mai nulla, come al solito. Ecco altri esempi per vedere come usarla. Marco dice che si iscrive in palestra a gennaio, tanto poi alla fine non si fa mai nulla. I miei genitori vogliono venire a trovarci quest'estate. Boh, tanto poi alla fine non si fa mai nulla, come al solito. Hanno detto che fanno una riunione di famiglia a Natale. Tanto poi alla fine non si fa mai nulla, vedrai. Il bello è che puoi usarla anche su te stesso, con autoironia. Tipo, devo ricominciare a fare yoga. Sì, certo, tanto poi alla fine non si fa mai nulla. Ti prendi in giro da solo, ma con leggerezza. Risentiamo il pezzo e fate attenzione al ritmo e alla pausa prima della frase. Ho detto, ma sai com'è? Con una lunga pausa, quasi a dire, tu mi capisci, non devo spiegarti altro. Poi arriva la frase come una conclusione inevitabile. Hai sentito Maria ultimamente? Sì, ieri. Mi ha detto che forse viene a Milano, ma sai com'è, tanto poi alla fine non si fa mai nulla. Sul piano della pronuncia, tutto scorre veloce, tranne quella pausa drammatica dopo «ma sai com'è». È importante. Dà peso alla frase che segue. E alla fine si dice unito, alla fine, non separato. E non si fa mai nulla va con un tono calante, come una constatazione. Proprio così. È una frase che trasmette esperienza, storia, vissuto. Quando la usi, sembra che tu conosca bene la vita e soprattutto che conosci bene le persone. E ora pronti per la quarta espressione? Andiamo avanti. Dai, non fare così, era solo una battuta. Figurati, non me la prendo mica. Ecco una parola che senti ovunque in Italia. Figurati. L'ho usata io per tranquillizzare Alessia, per dirle subito, ma no, non sono arrabbiato. Scherzi? Figuriamoci. Esatto, in questo contesto, figurati, vuol dire proprio ma ti pare, non pensarci nemmeno, assolutamente no. È una risposta immediata quando qualcuno pensa di averti offeso, magari con uno scherzo, e invece tu vuoi sdrammatizzare. Attenzione però, figurati cambia significato a seconda del contesto. Se qualcuno ti ringrazia e tu dici figurati, è come dire prego, di niente. Ma qui non è così. Qui è una negazione forte, quasi teatrale. Figurati se mi sono offeso. Ed è una delle frasi più utili da imparare, perché ti permette di sembrare subito più naturale. Invece di dire no, non sono arrabbiato, che suona un po' rigido, figurati è leggero, veloce, colloquiale. Ecco alcuni esempi per capire come usarla. Scusa se sono stato brusco prima. Figurati, non ci pensare neanche. Ti ho fatto arrabbiare con quello che ho detto? Figurati, stavo ridendo anch'io. Grazie per essere venuto fin qui. Figurati, era un piacere. Vedete? Stesso figurati, contesti diversi. Nel primo e nel secondo caso serve a rassicurare, nel terzo a rispondere a un grazie. Il tono è fondamentale. Se lo dici con voce aperta, sorridente, figurati, diventa accogliente, gentile. Ma se lo dici con voce fredda, lenta, può diventare sarcastico. Figurati, come a dire, ma certo, come no. Dipende tutto da come lo dici. Risentiamo il pezzo quindi e fate attenzione al mio tono dopo «Dai, non fare così». Sono un po' insistente, voglio chiarire subito. E Giovanni risponde rapido, deciso, senza esitazioni. Dai, non fare così, era solo una battuta. Figurati, non me la prendo mica. Notate anche la pronuncia. Figurati. Si dice con l'accento sulla seconda sillaba. Figurati. E nella parlata veloce spesso si sente figurai, con la T che si assorbe un po'. Ma l'importante è mantenere quel senso di immediatezza. Proprio così.
Figurati, è una di quelle parole che se la usi bene fa subito effetto. Ti fa sembrare parte del gruppo, uno che sa come va la conversazione, uno che non sta sempre sul formale. Ora andiamo avanti. Quinta espressione in arrivo. Pronti? Che ne dici se facciamo un salto da Luca dopo cena? Perfetto, mi sembra un'ottima idea. Ecco una frase che senti in continuazione nella vita quotidiana italiana. Facciamo un salto. Non significa saltare con i piedi, ovviamente. No, qui si parla di andare da qualche parte velocemente, per poco tempo, senza troppi giri di parole. Esatto. Facciamo un salto è il modo informale e leggero per dire passiamo un attimo, andiamo a trovare qualcuno brevemente, ci fermiamo 10 minuti giusto per salutare. Trasmette l'idea di qualcosa di rapido, spontaneo, senza impegno. È perfetta quando non vuoi dare l'impressione di dover stare ore da qualche parte, tipo non ho tempo per la cena, ma faccio un salto a salutarti. Oppure dopo il lavoro facciamo un salto in centro a vedere se troviamo quel libro. Funziona benissimo con verbi di movimento e luoghi specifici. Si usa con da, in, a. Vediamo un esempio. Facciamo un salto da Marco. Facciamo un salto in farmacia. Facciamo un salto a casa tua più tardi. Ecco altri esempi pratici. Vado a Milano domani. Faccio un salto da mia sorella. Non posso restare tanto, ma facciamo un salto al mercato prima di andare via. Se passi da queste parti, fai un salto, siamo sempre in casa. Il bello di questa espressione è che rende il tuo italiano subito più naturale. Invece di dire vado a visitare, mi reco presso, passo a trovare, tu butti lì, faccio un salto e suona immediatamente come un madrelingua. Risentiamo il pezzo. Quindi fate attenzione a come esce spontaneo, quasi come un'unica frase. Facciamo un baldo da Luca. Che ne dici se facciamo un salto da Luca dopo cena? Perfetto, mi sembra un'ottima idea. Notate il tono? Leggero, proposto con entusiasmo ma senza pressione. Facciamo un salto. Non è un impegno pesante, è un invito morbido, facile da accettare. Sul piano della pronuncia, niente di complicato. L'unica attenzione è sulla T in salto. Doppia, quindi va marcata. Sal, to, non sa, lo. E facciamo un salto diventa veloce. Facciamo un salto con la U di un che si fonde bene con la S di salto. Proprio così. È una di quelle espressioni che usi ogni giorno, senza pensarci. E quando cominci a usarla anche tu, ti accorgi che la tua conversazione in italiano cambia ritmo, diventa più fluida, più vera. Bene, 5 espressioni già fatte. Ma non ci fermiamo qui. Andiamo avanti con la sesta. Pronti? Allora, ti va di andare al nuovo ristorante giapponese stasera? Magari, ma purtroppo ho già detto a mia sorella che passo da lei. Ecco una parola magica dell'italiano colloquiale, magari. L'ha detta Giovanni con un tono pieno di desiderio, quasi sospirando. Magari, come a dire, sì, vorrei tantissimo, sarebbe perfetto, peccato che non posso. Esatto, in questo contesto magari non è una risposta affermativa, ma nemmeno un no secco. È un mi piacerebbe da morire, ma non si può. Trasmette voglia, desiderio, rammarico. È come un sogno interrotto dalla realtà. È fondamentale capire che magari cambia significato a seconda del tono e del contesto. Qui esprime desiderio irrealizzato, ma può anche voler dire forse, in senso più neutro. Parto domani? Magari, dipende dal lavoro. Oppure, in tono ironico, vado in vacanza alle Maldive, magari. Cioè, sogna, tanto non succederà mai. Ma nel nostro caso è puro desiderio. Quando qualcuno ti propone qualcosa di bello, una cena, un viaggio, un concerto, e tu vorresti dire sì, ma sai che non puoi, magari è la risposta perfetta, gentile, sincera, con un tocco di malinconia leggera. Ecco alcuni esempi per vedere come usarla. Vieni alla festa sabato? Magari, purtroppo sono fuori città. Ti piacerebbe lavorare a Barcellona? Magari, sembra fantastico. Andiamo a vedere il tramonto in collina? Magari, che bella idea. Peccato che devo studiare. Il tono fa tutta la differenza. Se lo dici con voce alta, aperta, magari. Suona entusiasta, pieno di speranza. Se lo dici piano, con una pausa dopo, può suonare più nostalgico, quasi rassegnato.
magari. Risentiamo il pezzo, quindi, e fate attenzione a come esce spontaneo, quasi istintivo. Non è una frase lunga, ma carica di emozione. Allora, ti va di andare al nuovo ristorante giapponese stasera? Magari, ma purtroppo ho già detto a mia sorella che passo da lei. Notate come magari sta tutto da solo? Una parola e basta. Poi arriva la spiegazione. È potente proprio perché è breve. Dice tutto senza bisogno di giri di parole. Pronuncia semplice. Ma-ga-pi, con l'accento sulla seconda sillaba. La A è aperta, la G morbida. E nella parlata veloce spesso diventa magapi con la caduta finale. Ma l'importante è quel senso di slancio emotivo. Proprio così. Magari è una di quelle parole che quando le usi bene fanno sentire il tuo italiano vivo, vero, umano, non imparato a memoria, ma vissuto. E ora? Pronti per la 7ª espressione? Continuiamo. Hai visto che ore sono? Dai, non fare tardi, muoviti. Tranquillo, ho tutto sotto controllo. Non sono mica l'ultima. Ecco una frase che senti spesso quando c'è un po' di fretta, magari prima di uscire con gli amici o per prendere un treno. Non sono mica l'ultima. L'ho detta io per tranquillizzare Giovanni e forse un po' per difendermi, diciamolo. Esatto. È una risposta tipica quando qualcuno ti dice «Muoviti, sbrigati, sei sempre in ritardo». Tu lo dici per ribattere in modo leggero, quasi scherzoso. «Ehi, non sono il solito ritardatario, sto andando bene». Il bello è che non è una vera difesa, è più una forma di autoaffermazione ironica, perché in realtà a volte sì, siamo un po' in ritardo, ma lo diciamo così per sdrammatizzare. Non sono mica l'ultima, vuol dire sono tra gli ultimi, sì, ma non il peggiore. C'è chi è peggio di me. Infatti, spesso questa frase la senti in gruppo, quando tutti stanno aspettando qualcuno. Uno dice «Andiamo?» Un altro «Aspettate che finisco di vestirmi?» E subito scatta «Ma non sono mica l'ultimo!» Serve a ridere un po', a stemperare la tensione del ritardo collettivo. Ecco alcuni esempi per capire come usarla. Finalmente! Credevamo fossi perso. Non sono mica l'ultimo, anzi, chi arriva dopo deve pagare da bere! Tranquilli, non sono mica l'ultimo, sono arrivato prima di Marco. Dai, muoviti che partiamo! Non sono mica l'ultimo, ho fatto anche prima ieri. Il tono è fondamentale. Se lo dici con voce decisa e un sorriso, è giocoso. Ma se lo dici brontolando, può suonare sulla difensiva. Noi lo usiamo sempre con leggerezza, mai seriosamente. Risentiamo il pezzo, quindi, e fate attenzione al ritmo. Giovanni insiste con urgenza. Io rispondo calma, quasi sarcastica, con quella pausa prima della frase. Hai visto che ore sono? Dai, non fare tardi, muoviti. Tranquillo, ho tutto sotto controllo. Non sono mica l'ultima. Notate come «non sono mica l'ultima» ha un ritmo particolare. L'accento cade su mica, che qui serve a rafforzare la negazione. Non è «non sono l'ultima», ma «non sono assolutamente l'ultima». La mica dà quel tocco di enfasi, quasi di orgoglio beffardo. Sulla pronuncia. Non sono mica l'ultima, scorre veloce. La C in mica è morbida, come una ciecca leggera, e l'ultima parte con l'apostrofo, quindi si fonde bene con la parola prima, mica l'ultima. Proprio così. È una di quelle frasi che sembrano niente, ma in realtà dicono molto sul carattere dell'italiano parlato. Ironia, complicità, capacità di ridere di sé. Quando impari a usarla bene, sei dentro la conversazione vera. E ora, pronti per l'8ª espressione? Continuiamo, senza fermarci. Allora ti ha chiamato Luca stamattina? Ah sì, ora che mi ci fai pensare, mi ha lasciato un messaggio, ma non l'ho ancora richiamato. Ecco una frase che tutti riconoscono immediatamente. Ora che mi ci fai pensare. L'ho detta mentre cercavo nella memoria, come quando qualcosa ti sfugge e poi improvvisamente scatta. È quel momento in cui ti rendi conto solo dopo che qualcuno te lo ricorda. Esatto, non è un semplice sì né un no.
È una pausa mentale, un attimo di riflessione prima della risposta. Serve a dire non me ne ero accorto prima, ma adesso che me lo dici, sì, effettivamente è successo. È una di quelle espressioni che usiamo tantissimo nella vita reale, perché spesso non siamo pienamente presenti a tutto ciò che ci succede intorno. Riceviamo messaggi, telefonate, promesse, ma poi ci dimentichiamo. E quando qualcuno ce le ricorda, questa è la risposta naturale. Ora che mi ci fai pensare... Funziona benissimo in contesti informali, ma anche in situazioni più neutre. La puoi usare con un amico, con un collega, con un familiare. Mai in un discorso formale, ovviamente, ma in una conversazione spontanea è perfetta. Ecco alcuni esempi. Hai visto la mail del capo? Ora che mi ci fai pensare... Sì, l'ho letta ieri, ma non ho ancora risposto. Ti ha cercato tua zia? Ora che mi ci fai pensare... Sì, ha chiamato 2 volte. Devo richiamarla. Sei passato in banca? Ora che mi ci fai pensare... No, me ne ero completamente dimenticato. Il bello è che questa espressione trasmette onestà. Non fingi di averlo saputo subito. Riconosci che te ne eri scordato, ma appena te lo ricordano torna tutto in mente. È umana, vera, senza pretese. Risentiamo il pezzo, quindi, e fate attenzione al tono. Giovanni parte un po' distratto, poi c'è una pausa, un piccolo «Ah, sì», e infine la frase con quella cadenza tipica, quasi musicale. Allora ti ha chiamato Luca stamattina? Ah sì, ora che mi ci fai pensare, mi ha lasciato un messaggio, ma non l'ho ancora richiamato. Notate la pausa dopo «ora che mi ci fai pensare»? È importante, dà tempo al pensiero di arrivare. È come se dicessi «ferma un attimo». Sì, ecco, ora ricordo. Sulla pronuncia. Ora che mi ci fai pensare. Scorre veloce ma con chiarezza. Attenzione alla F in fai, va marcata, e alla fusione tra ci e fai. Ci fai, non separato. E pensare con la E aperta, tipo pensare, non chiusa. Proprio così. È una di quelle frasi che sembrano secondarie, ma in realtà sono fondamentali per suonare naturali, perché nella vita reale non ricordiamo mai tutto subito. E questa espressione ci permette di recuperare il treno della conversazione senza imbarazzo. E ora, pronti per la nona? Continuiamo senza rallentare. Ma sei sicura di voler prendere la macchina con questo tempo? Fuori piove da ore. Tranquillo, ci penso io. Tanto peggio di così non può diventare. Ecco una frase tipica quando qualcuno è preoccupato e tu invece vuoi tranquillizzarlo o forse un po' sottovalutare il problema. Tanto peggio di così non può diventare. L'ho detta con un tono quasi rassicurante, ma anche un po' fatalista. Esatto. È una frase che si usa quando la situazione sembra già al limite. Pioggia battente, traffico bloccato, ritardo enorme. E tu dici questa cosa per dire ormai è andata così, non può peggiorare. Quindi tanto vale andare avanti senza stress. In realtà, a volte è più ottimismo che realismo. Perché sì, tecnicamente potrebbe sempre peggiorare. Magari comincia a grandinare o si rompe la macchina. Ma qui non conta la logica, conta l'atteggiamento. La situazione è brutta, lo so, ma non mi arrendo. Vado avanti perché non ho niente da perdere. Si usa spesso in contesti leggermente critici, ma non drammatici. Quando c'è un contrattempo, un fastidio, un imprevisto, ma nulla di grave. Serve a sdrammatizzare, a ridere della sfortuna, a mantenere il controllo emotivo. Ecco alcuni esempi. Hai visto che fila in autostrada? Sì, ma pazienza. Tanto peggio di così non può diventare. Aspettiamo. Il ristorante è chiuso prima. Ah, no? Beh, tanto peggio di così non può diventare. Mangiamo un panino qui. Ho perso le chiavi di casa. Davvero? Ma dai! Però tanto peggio di così non può diventare ormai. Il bello è che funziona anche al contrario, con un po' di ironia. Tipo, appena dici tanto peggio di così e non può diventare, succede qualcosa di ancora peggiore e tutti ridono. È come lanciare una sfida al destino. Risentiamo il pezzo, quindi, e fate attenzione al tono di Alessia. Calmo, quasi divertito, mentre io sono chiaramente preoccupato. C'è un contrasto tra la mia ansia e la sua tranquillità apparente.
Ma sei sicura di voler prendere la macchina con questo tempo? Fuori piove da ore. Tranquillo, ci penso io. Tanto peggio di così non può diventare. Notate come tanto peggio di così ha un ritmo particolare? Va veloce fino a così, poi una piccola pausa prima del finale e non può diventare scende di tono, come una constatazione inevitabile. Sulla pronuncia, attenzione alla doppia G in peggio. Va marcata bene, peggio. E di così si fonde di zi con la S dolce. Poi non può diventare, scorre fluido, non può diventare, con l'accento sulla na di diventare. Proprio così. È una frase che trasmette atteggiamento più che informazione. Quando la usi, non stai solo parlando del tempo o del traffico, stai dicendo qualcosa su di te, che non ti fai abbattere, che vai avanti. E ora siamo quasi alla fine. Pronti per l'ultima espressione? Anzi no, pronti per il bonus? Perché la prossima non è solo un'altra frase, è quello che usiamo di più, quella che dice tutto con 2 sillabe. Allora ci vediamo domani in ufficio alle 9? Sì, certo, va bene. Va bene. 2 parole semplici, brevi, all'apparenza banali. Ma provate a contarle. Quante volte le sentite in una giornata? Quante volte le dite voi stessi? Va bene è uno dei pilastri dell'italiano parlato. È il nostro modo rapido, neutro, efficace per dire sì, per accettare, per chiudere un discorso. Esatto. Non è entusiasta come perfetto, non è formale come certamente, non è freddo come ok. Va bene, sta nel mezzo. Può essere d'accordo, può essere rassegnazione, può essere indifferenza. Dipende solo da come lo dici. Ecco perché è così potente. Stesso suono, 1000 significati. Se lo dici con voce aperta e un po' alta, va bene, sembri contento, d'accordo, collaborativo. Se lo dici piano, con una pausa prima, va bene. Può sembrare che tu stia cedendo, anche se non sei del tutto convinto. Tipo, non mi va, ma ok, va bene. Lo usiamo ovunque. Al lavoro, possiamo spostare la riunione a venerdì? Va bene. A casa, stasera cucino io, ti va? Va bene. Con gli amici, partiamo alle 7? Va bene. Ecco altri esempi. Ti mando il documento entro stasera. Va bene, aspetto. Se non piove, facciamo un picnic. Va bene, perfetto. Allora decidi tu dove andare. Va bene, vada per il sushi. Risentiamo il pezzo quindi e fate attenzione al tono di Giovanni, tranquillo, diretto, senza enfasi. Dice va bene come se fosse la cosa più naturale del mondo, perché lo è. Allora ci vediamo domani in ufficio alle 9? Sì, certo, va bene. Pronuncia semplice. Va bene. Con la E aperta in tutte e 2 le parole. Va bene, non ve. La B è marcata, la N singola veloce. E nella parlata fluida spesso diventa va bene, soprattutto al centro e al sud. Ma va bene resta la forma standard, universale. Il bello è che questa frase è come un jolly, la puoi usare sempre, con tutti, in quasi ogni contesto informale o neutro. E quando cominci a usarla naturalmente, senza pensarci, significa che stai entrando davvero nel ritmo della lingua. 10 espressioni fatte, 10 modi per parlare come uno di noi. Ma non finisce qui, perché ora arriva il bonus, quello che aspettavate. La frase numero 11, quella che forse usiamo più di tutte. Pronti? E ora il momento che aspettavate. Il bonus. Non una frase qualunque, no. Quella che sentite ovunque. A Roma, a Milano, a Napoli, al supermercato, al bar, in ufficio, al telefono con la nonna. Una parola sola. 2 sillabe, ma un potere enorme. Eccoci qua. Allora. Sì, proprio così. Allora, forse l'avete già sentita 100 volte, ma oggi vi mostriamo cosa veramente significa, perché in italiano allora non è solo un connettivo, non è solo then come in inglese, è molto di più. È un'arma segreta del perlato. Allora, sei pronto per uscire o devo aspettarti ancora 10 minuti? Allora, sto finendo, dai, non rompere. Allora, se non esci subito, vado senza di te. Avete notato? Allora
Appare 3 volte, ma ogni volta ha un significato diverso, un tono diverso, un'intenzione diversa. Esatto. Prima io uso allora come pausa riflessiva. Sono un po' spiazzato, cercando le parole. È come dire, vediamo un attimo, lasciami rispondere. Poi Alessia lo riprende con urgenza. Allora, sei pronto? Qui è un richiamo all'azione, quasi un avvertimento. Tipo, sveglia, si parte. E alla fine lo trasformo in una minaccia giocosa. Allora, se non esci subito, vado senza di te. Qui, allora, funziona come avvio di una conseguenza. Come dire, da ciò che non ti muovi, ecco cosa succede adesso. Ecco alcuni modi in cui si usa allora nella vita reale. Come transizione. Allora, cominciamo la riunione. Come richiamo all'attenzione. Allora, mi stai ascoltando? Come pausa pensante. Allora, non so cosa scegliere. Come avvio di una storia. Allora, ieri vado al mercato e vedo una cosa incredibile. Come minaccia scherzosa. Allora, se non mi dai il telecomando, spengo la TV. Il vero segreto? Il tono di voce. Se dici allora con una vocina esitante, sembri insicuro. Se lo dici alto e deciso, sembri autoritario. Se lo trascini, allora puoi essere ironico, sarcastico o addirittura scocciato. E se lo dici veloce, diventa naturale, fluido, parte del ritmo della conversazione. Risentiamo il pezzo quindi, e questa volta concentratevi solo su allora. Ascoltate come cambia il suono, il ritmo, l'intenzione ogni volta che appare. Allora, sei pronto per uscire o devo aspettarti ancora 10 minuti? Allora, sto finendo, dai, non rompere. Allora, se non esci subito, vado senza di te. Pronuncia chiara, allora, con la doppia L marcata, la O aperta e l'accento sulla prima sillaba. Ma nella parlata veloce spesso diventa allora, unito, quasi allora, con un accento mobile. E attenzione alle pause. Dopo allora, con i puntini, c'è sempre una pausa. Serve a creare suspense, a dare tempo al pensiero. Mentre allora, seguito da una frase diretta, va veloce, senza fermarsi. Allora è forse la parola più usata, abusata, amata e temuta dell'italiano parlato. Quando impari a usarla bene, quando capisci quando serve, quando esagera, quando convince, allora vuol dire che stai parlando davvero come uno di noi. E con questa chiudiamo il cerchio. 11 espressioni, tutte prese dalla vita vera, tutte utili, tutte da usare subito. E ricordate, se volete avere tutto quello che abbiamo visto oggi, le frasi, le spiegazioni, gli esempi, e pure un piccolo quiz per mettervi alla prova, potete scaricare il PDF gratuito. Il link è qui sotto, nella descrizione. Basta cliccare e in pochi secondi il file sarà sul vostro cellulare o computer. Potete rileggerlo quando volete, ascoltare mentre studiate, stamparlo e appenderlo in cucina. Fate voi. L'importante è che vi sia utile. Grazie di cuore per essere stati qui con noi oggi. Siamo felici ogni volta che sentiamo che state imparando, che state migliorando, che state cominciando a pensare in italiano. Se vi è piaciuta questa puntata, condividetela con un amico che sta imparando la nostra lingua e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Così non vi perdete le prossime chiacchierate, i prossimi dialoghi veri, le prossime espressioni che nessuno vi ha mai insegnato a scuola. E se avete una frase che sentite spesso ma non capite bene, scrivetecelo nei commenti. Magari la prendiamo per la prossima puntata. Allora, eccolo che ricomincia. Alla prossima, gente! Studiate, ascoltate, parlate e soprattutto divertitevi. Ciao a tutti e arrivederci su Italian Pod.